La prima produzione risale all'85-86, quindi neanche ero nato, neanche erano i pensieri di papà e già quasi faceva quello che oggi è il mio lavoro fondamentalmente. Quindi da subito si è deciso di evitare concimi, anticrittocamici, diserbanti. Io dico sempre il diserbante più forte che abbiamo qua sono le mani, a zappa e il rastrello, insomma, per dare una sistemata e pulire nelle serre o comunque negli orti. Quindi questa qua è proprio una scelta di vita da un certo punto di vista, specialmente poi l'agricoltura, la pastorizia. La pastorizia è proprio un mestiere che andrà a scomparire, proprio perché è un lavoro faticoso, un lavoro che ti tempra proprio nell'anima, cioè tu certe volte non pensi che non ce la fai a svegliarti presto, a stare presso a degli animali che comunque parliamo di pecore, non dico che sono stupide, ma sono belle capoccione, belle testarde, quindi non è che tu gli dici come al cagnolino vieni qua e loro vengono qua, se scappa la riprende. Non è giusto equiparare un agnello che viene da un allevamento intensivo con un agnello che viene allevato in una realtà comunque locale. Ovviamente le bestie che c'hai e c'hai 1000 pecore, quelle bestie le conosci tutte praticamente. Un'altra cosa è 20.000 sparate in mezzo ai campi, in mezzo a niente, che gli dai da mangiare forzato perché comunque devono essere produttive, devono essere sane, quindi oltre che nutrite forzatamente vengono comunque poi curate con fitofarmaci, medicinali. Comunque poi noi andiamo a prendere il latte è diciamo, un trasudato del sangue dell'animale. Molte cose rimangono nel prodotto e quindi tutte le vai a mangiare. E a me perché mi devo mangiare un antibiotico che è stato dato a una vacca o a una pecora? È la persona che sceglie, è il consumatore che sceglie. La cosa è l'esposizione della vendita, quindi se tu vendi un prodotto con un'idea dietro, esponi l'idea che c'è dietro questo prodotto, magari si apprezza di più. Quindi le persone che hanno il pecorino stagionato non si stanno a mangiare solo il pecorino stagionato, sanno che comunque in parte hanno contribuito alla felicità di un ragazzo che aveva voglia di lavorare o aveva voglia di scappare da un posto dove magari c'è stata la guerra, dove magari gli menano a casa, perché ce ne abbiamo tanti di esempi che sono passati qua dentro e quindi non ti stai a mangiare solo il pecorino, ti stai a mangiare storie. Questo posto cerca di dare una sorta di spinta, di essere una colonna quasi portante, almeno per quanto riguarda l'aspetto agricolo e sociale. E tanti ecco, dei nostri ragazzi che lavorano con noi, che fanno parte della cooperativa sociale, abitano qua in zona, vengono da case famiglia dei dintorni, insomma Laurentina o comunque Eur, queste zone qua. Purtroppo ad oggi, ripeto, in una società un po' malata come la nostra non è un discorso semplice da fare, però io sono fortemente convinto che l'integrazione e l'inclusione di persone in difficoltà è una cosa che secondo me è fondamentale per creare una coesione, una società pulita. Cercare di creare una società che include, che ama e che rispetta il lavoro del prossimo.
Io dico il lavoro perché comunque come mezzo noi utilizziamo ancora quello, quindi il lavoro come mezzo di integrazione, il cibo, quindi le tavolate tutte insieme, il cibo come unione, come lo stare insieme, cercare di farsi forza l'uno con l'altro per quanto riguarda poi quello che c'è fuori e cercare di portare fuori quello che tu hai accumulato qua dentro.